Benvenute, anime sensibili, cuori che battono al ritmo delle storie vere e appassionati cercatori di verità nascoste. Siete di nuovo a casa, siete su Gossip alla turca. Oggi, vi chiedo di fare un respiro profondo prima di ascoltare, perché la storia che stiamo per raccontarvi non riguarda solo il gossip, non riguarda solo le copertine patinate o i red carpet scintillanti. Oggi entriamo nell'anima, scendiamo nelle profondità di un dolore che è tanto umano quanto straziante. Parleremo di una delle nostre attrici preferite, la splendida Afra Saraciolu, e di quella ferita aperta che porta il nome di Mert Ramazan Demir. Se avete mai amato e perso, questa storia vi toccherà nel vivo. Ma prima di immergerci in questo oceano di emozioni, vi invito a un piccolo gesto di solidarietà. Lasciate un mi piace per sostenere Afra, iscrivetevi al canale per non perdere mai il filo delle nostre narrazioni e, per chi vuole entrare nel cuore pulsante della nostra community, il tasto Unisciti è lì per voi. Siete pronti ad ascoltare la verità nuda e cruda? Iniziamo. Immaginate una notte qualunque a Istanbul. La città dorme sotto un manto di stelle, il Bosforo scorre placido, portando via con sé i segreti di milioni di persone. In un ristorante esclusivo, uno di quei luoghi dove l'eleganza è di casa e la privacy è garantita, un gruppo di amici si riunisce. Tra loro c'è lei, Afra Saraciolu. Siamo abituati a vederla forte, fiera, padrona della scena, capace di interpretare ruoli complessi con una maestria che lascia senza fiato. Sui social media, il suo sorriso sembra un faro, la sua vita appare come una sequenza perfetta di successi professionali e momenti glamour. Ma quella sera, cari amici di Gossip alla turca, la maschera è caduta. La cena era iniziata in modo tranquillo, tra il tintinnio dei bicchieri di cristallo e le risate leggere che servono a scaricare la tensione di lunghe giornate passate sul set. Si parlava del più e del meno, di progetti futuri, di vacanze. Ma poi, come spesso accade quando la notte avanza e le difese si abbassano, la conversazione ha virato su un terreno minato, l'amore. Si è iniziato a parlare di relazioni passate, di cuori infranti, di quel sentimento che muove il mondo ma che a volte lo distrugge. E in quel preciso istante, qualcosa dentro Afra si è spezzato. Non è stato un capriccio, non è stata una scena da diva. È stato il crollo di una diga che tratteneva un fiume in piena da troppo tempo. I testimoni, fonti vicinissime che hanno assistito alla scena con il cuore in gola, raccontano di un cambiamento repentino nel suo sguardo. Quella luce vivace si è spenta, lasciando il posto a un'ombra di malinconia così densa da poterla quasi toccare. Con le lacrime che iniziavano a velarle quegli occhi meravigliosi che conosciamo così bene, Afra ha smesso di fingere. Stanca di dover sempre apparire perfetta, stanca di dover sorridere quando dentro vorrebbe urlare, ha aperto il suo cuore e ha pronunciato parole che hanno lasciato tutti i presenti, e ora noi, completamente attoniti. Ho provato ad andare avanti, ha sussurrato, con la voce rotta dall'emozione, ho provato a sorridere per le telecamere, a convincere me stessa e il mondo che tutto andasse bene. Ma la verità è che Mert è ancora una ferita nel mio cuore che non guarisce. Fermiamoci un attimo su queste parole. Una ferita che non guarisce. Non ha detto un ricordo, non ha detto un ex. Ha usato la parola ferita. Una ferita è qualcosa di vivo, qualcosa che brucia, che fa male ogni volta che la tocchi, ogni volta che ti muovi. Questa metafora è devastante nella sua sincerità. Ci rivela che, nonostante il tempo passato, nonostante le distanze, nonostante i tentativi di rifarsi una vita, il legame con Mert Ramazan Demir non è reciso. È lì, pulsante, doloroso. Afra ha continuato, ignorando gli sguardi preoccupati degli amici, come se avesse bisogno di espellere quel veleno dolce amaro dal suo sistema. A volte penso di averlo superato, ha confessato, mi sveglio e mi sento forte. Ma poi basta una canzone alla radio, un profumo nell'aria, o vedere qualcosa che so che a lui piacerebbe, e mi rendo conto che lui occupa ancora tutti i miei pensieri. È come se fosse un fantasma che non vuole lasciare la stanza. Questa dichiarazione ci colpisce come un pugno nello stomaco perché è universale. Chi di noi non ha vissuto questo? Chi non ha camminato per strada,
sentendosi finalmente libero, solo per essere riportato indietro di mesi o anni da un singolo dettaglio insignificante. Vedere una donna di successo come Afra ammettere questa vulnerabilità non la rende debole, al contrario, la rende incredibilmente umana e coraggiosa. Nel mondo dello spettacolo, dove ammettere di soffrire per amore è spesso visto come un segno di sconfitta, Afra ha scelto la verità. Un altro aspetto straziante emerso durante questa confessione notturna è il peso delle aspettative pubbliche. Afra ha toccato un tasto dolente: tutti si aspettano che io sia felice, che io brilli. Mi vedono sulle copertine, mi vedono ridere nelle interviste. Ma dentro, a volte mi sento come se mancasse una parte di me. Immaginate cosa significhi dover recitare non solo quando il regista grida azione, ma anche nella vita reale. Dover indossare il sorriso come parte del guardaroba, dover gestire il dolore sotto i flash impietosi dei paparazzi. È una forma di tortura psicologica che spesso sottovalutiamo. Noi vediamo l'attrice vincente, la donna bellissima. Ma dietro quell'immagine c'è una ragazza che torna a casa la sera e deve affrontare il silenzio di stanze che forse, un tempo, erano piene di risate condivise con l'uomo che amava. E questo ci porta inevitabilmente a chiederci: cosa sta succedendo nella mente e nel cuore di Mert Ramazan Demir? Lui, che è sempre stato più riservato, più criptico nelle sue emozioni, sa quanto Afra stia soffrendo. È possibile che anche lui stia vivendo lo stesso inferno silenzioso, bloccato dall'orgoglio o dalle circostanze? La chimica che c'era tra loro era innegabile, un fuoco che ha bucato lo schermo e ha incendiato la realtà. Quando un amore così intenso finisce, non si spegne come una candela. Esplode, e i detriti colpiscono ovunque. Alcuni rumor suggeriscono che forse Mert abbia tentato un approccio recente, o che Afra abbia saputo qualcosa su di lui che ha riaperto questa voragine emotiva. Non lo sappiamo con certezza. Ma una cosa è sicura: se Mert Ramazan Demir ha un cuore, e sappiamo che ce l'ha, queste parole non potranno lasciarlo indifferente. Sapere che la donna con cui hai condiviso momenti così intimi ti definisce una ferita che non guarisce è qualcosa che scuote le fondamenta dell'anima. Torniamo alla scena del ristorante. Gli amici di Afra, vedendola così distrutta, hanno cercato di consolarla. Hanno usato le frasi che tutti usiamo in questi casi: il tempo guarisce tutto, passerà, sei forte. Ma Afra, con una lucidità disarmante, ha insistito sul fatto che ci sono connessioni che il tempo non può cancellare. E ha ragione. Il tempo attenua, il tempo allontana, ma non cancella ciò che è stato scritto con l'inchiostro indelebile dell'amore vero. La serata si è conclusa con un abbraccio di gruppo, una rete di protezione tessuta dai suoi affetti più cari. Afra è forte, ha commentato poi uno dei presenti in forma anonima, ma il suo amore per Mert era troppo grande per sparire in una notte. Questo commento conferma ciò che i fan della coppia Seyfer, dai nomi dei loro personaggi, hanno sempre sospettato. Non era solo recitazione. Era vita. Ed è per questo che fa così male. Ora mi rivolgo a voi, famiglia di Gossip alla turca. Cosa ne pensate di questa confessione? Vi è mai capitato di sentirvi come Afra, di sorridere al mondo mentre il cuore piangeva? Credete che Mert dovrebbe fare un passo verso di lei dopo aver sentito queste parole? O pensate che a volte l'amore non basti e che sia meglio lasciare che le ferite diventino cicatrici da soli? Scrivetelo nei commenti, voglio leggere le vostre storie, i vostri pensieri. Siamo qui per ascoltarci a vicenda. Inoltre, vi ricordo che analizzare queste dinamiche richiede sensibilità e tempo. Se apprezzate il modo in cui trattiamo questi argomenti delicati, vi invito ancora una volta a cliccare sul tasto Unisciti. I membri del nostro canale hanno accesso a discussioni più profonde e a contenuti che non pubblichiamo altrove. È il modo migliore per dire grazie e per supportare un giornalismo di gossip che mette al primo posto l'umanità. La domanda che ora leggia nell'aria è: questa confessione sarà un punto di svolta o un punto finale? A volte, toccare il fondo ed esporre il proprio dolore è il primo passo per risalire. Forse Afra aveva bisogno di dire queste parole ad alta voce per iniziare davvero a guarire. O forse questo è un messaggio in bottiglia lanciato nel mare,
sperando che arrivi all'unica persona che può chiudere quella ferita, Mert. Il destino è capriccioso. Spesso separa le persone per insegnare loro a valorizzare ciò che avevano, per poi riunirle quando sono più mature, più consapevoli. Noi, come pubblico, abbiamo sempre sperato in una riconciliazione. E sentire quanto amore c'è ancora, seppur trasformato in dolore, riaccende quella speranza. Ma è una speranza tinta di preoccupazione, perché nessuno vuole vedere Afra soffrire così. La situazione è estremamente delicata. Da un lato abbiamo una donna di successo che ammette la sua fragilità, dall'altro il silenzio di un uomo che forse soffre in solitudine. Le relazioni tra celebrità sono complicate, piene di pressioni esterne, ma l'amore vero trova sempre una strada per farsi sentire. Questa ferita di cui parla Afra è la prova che ciò che hanno vissuto era reale, profondo e significativo. Non è stato un amore estivo passeggero. È stato qualcosa che ha segnato le loro vite. Adesso, la grande domanda è se quella ferita guarirà col tempo e ognuno andrà per la sua strada, o se sarà il motivo per cui proveranno a curarla insieme. Che sia con Mert o senza di lui, noi auguriamo ad Afra di trovare la pace che il suo cuore merita. Ma onestamente, dopo aver sentito questo, chi non vorrebbe vederli di nuovo insieme, a darsi un'altra possibilità? L'amore merita seconde occasioni quando è così forte. Siamo giunti alla fine di questo racconto intenso. Le parole di Afra Saraciolu risuoneranno a lungo nelle nostre orecchie e nei nostri cuori. Ci ricordano che dietro i lustrini e la fama, ci sono persone vere con sentimenti veri. Noi di Gossip alla Turca continueremo a seguire ogni sviluppo, sperando sempre nel meglio per i nostri amati protagonisti. Se questo video vi ha commosso, non dimenticate di lasciare un like, di condividerlo con chi ama le storie d'amore turche e di iscrivervi al canale. Attivate la campanellina, perché se Mert dovesse rispondere, voi sarete i primi a saperlo. Grazie per aver condiviso questo momento di vulnerabilità con noi. Vi abbraccio forte. Alla prossima!